Ciao! Aspetta nero? Dov'è qui? No, Moulin per Pepe. Sconvolta, ma con un sacco di cosine anche oggi vado a casa. Alcune categorie le tratto nel freezer perché se temo che possano avere camole o, o insettini vari, il freezer aiuta ad ucciderne parecchi, quindi si faranno 48 ore in un cassetto che nel mio freezer è dedicato esattamente a questo scopo e dopo potrò usarle. Quelli restano lì perché poverini erano talmente camolati che sinceramente non ci potrò fare mai niente, ma magari un giorno mi serviranno come modelli e allora li tirerò fuori. Mio marito non apprezza mai questo uso del freezer. Oggi vi faccio vedere che cosa ho trovato e comincio a parlarvi di quello che vorrei farci. Di alcune cose ho già l'idea. Prima di tutto la bambola. La bambola è stato il pezzo disperato del giorno. L'intenzione è quella di provare a risistemarla. È una missione disperata, perché è veramente concia. Non ha neanche tanto un buon odore, poverina. Però per lavarla devo spogliarla, dovrò disfare. Il vestito è fisicamente cucito addosso, lo potrò staccare, ma andrà smontato. Vedrò cosa posso fare per i capelli, vedo che cosa riesco a fare. Lei è la missione impossibile. Se vi interessa, facciamo il video e lo facciamo insieme, dove però io proverò, quindi è uno dei pasticci di Paola, dove io pasticcio, non dove posso spiegare davvero le cose. Poi, invece, veniamo a cose più concrete. Beh, questo adorabile, un servizio da tè delle bambole, un giocattolo, ma a me serve ovviamente per i miei orsetti. Quando ambiento i miei orsetti hanno bisogno del tè, del servizio in miniatura e quindi la tazzina deve essere piccolina come per il mio orsetto e questo è perfetto. Allora, io quando porto a casa qualcosa cerco che cos'è, ma non ho nessuna competenza nel settore. Quindi io posso dirvi che dalle ricerche che faccio scopro delle cose, ma che non le posso certificare. Certificare è una parola pretenziosa. Non posso darvi la certezza di quello che vi dico e di questo parleremo con l'ultimo pezzo che mi ha fatto prendere un sacco di spaventi, non è stato il solo. E, per dirvi che si possono fare le ricerche online, potete avere dei riferimenti su cos'è. Non sono assoluti, perché probabilmente sono fatti da persone che come me hanno fatto a loro volta una ricerca e se per caso parte tutto da un errore, si finisce col consolidare una cosa sbagliata. Comunque, questo servizio, quello che posso dirvi è che presumibilmente è degli anni 60, è l'unica cosa su cui mi posso sbilanciare. Poi ho trovato i piattini da frutta del piatto della settimana precedente e quindi abbiamo il ricongiungimento familiare. Questa è la cosa che mi piace di più. Quindi io avevo preso il piatto da dolce, poi continuando a sistemare le cose, perché in bottega funziona così, piano piano sistemiamo e saltano fuori magari dei pezzi, e anche il divertente del lavorare in bottega è riuscire a rimettere insieme delle cose. E niente, me li sono presa, così adesso ho il servizio dolce e piattini. Ma questo, vabbè, questo quello che ci farò è l'uso normale, lo metterò in tavola qualche volta che ho ospiti speciali, importanti. Questo è un servizio bello.
Poi arriviamo alle cose che mi hanno fatto spaventare e qua c'è da dire un sacco di cose. Lo spavento numero 1 me l'ha fatto prendere il quadro, ma ne parlo dopo, semplicemente perché i rocchetti sono sopra, e lo spavento numero 2, che è quello dei rocchetti, è fresco fresco e sono ancora un po' scobussolata. Allora, questi sono vecchi rocchetti di legno, mi piacciono da matti, erano legati cioè questi erano rocchetti per il filo, quindi secondo me potrebbero essere rocchetti per far sul filo filato a mano, perché erano in abbinata a un fuso, ma il fatto che siano in abbinata con un fuso non è sicuro, perché quando trovo le cose lì magari sono semplicemente state messe vicino. Di sicuro sono rocchetti in legno vecchi per il filo, in alcuni casi hanno un rinforzo, non so se si vede, in metallo all'interno. Speravo di trovare qualche informazione di più, ma ancora non le ho trovate, ma non è detto che poi non scopro altro, e allora se vi interessa sapere che cosa scopro dei pezzi, dopo ci rivediamo. Ha dei buchi da tarlo e quindi dovrò per forza fargli un trattamento antitarlo. Per primissima cosa li laverò. Questo in realtà è già stato lavato, poverino si sta anche muovendo perché ovviamente l'ho messo proprio a mollo. Perché? Perché non so se si vede in camera, ma il foro è passante, perché questi dovevano poter essere infilati su aste che li sostenevano. Questo aveva il foro completamente ostruito e la furba, che non ci ha pensato che era una tana di insetti, è andata tutta felice a scavare con un bastoncino e sono saltati fuori tutti, per fortuna, solo i gusci vuoti degli insetti, ma lo spavento è stato grande. Comunque adesso questo è già stato lavato, il foro è bello libero, pulito, ma non l'avrei fatto, ma lo farò anche con gli altri per pulirli bene, per eliminare tutti i residui. Per ora li lavo, gli faccio un trattamento antitarlo e magari, ma non è detto, un leggerissimo passaggio di cera per proteggerli, ma quello sono già indecisa, perché dopo mi piacerebbe, io non so filare, quindi per ora non li userò per quello, ma mi piacerebbe usarli per arrotolare i vecchi pizzi e conservarli, che diventano anche un oggetto bello, estetico da poter esporre. Niente, questi li sciacquo e poi li tratto. Ora arriviamo all'ultimo quadro, all'ultimo oggetto, non all'ultimo quadro, è l'unico quadro. Ho preso un quadro e su questo farò tutto un video a sé, perché questo sta già diventando troppo lungo. Voglio realizzare un passepartout decorativo e questo l'ho scelto non per il soggetto, che non è brutto, ma non è il mio top, ma perché è in bianco e nero, e invece la carta che userò per fargli un passepartout che lasci comunque uno spazio ampio è fantasia, è colorata, quindi non potevo avere già dei colori. Sì, potevo avere già dei colori nel quadro, ma non avendo con me la carta avrei fatto fatica a scegliere il colore corretto del quadro. Quindi ho scelto un quadretto che avesse tanto spazio per poter realizzare un passepartout e dei colori molto neutri nel soggetto. Io cosa faccio? Quando arrivo a casa con i miei oggetti, li fotografo e cerco delle informazioni, ma perché mi piace sapere la storia delle cose. Quello che mi piace, ve l'ho detto, di questo mondo è imparare le cose nuove. E quello che mi frustra moltissimo è che non ho le competenze per selezionare le informazioni corrette. Questo si lega a quello che è successo con questo quadretto. Questo quadretto risulta, se voi adesso lo cercate, un acquaforte, e io ho sempre desiderato moltissimo possedere un acquaforte, di Fattori, pittore italiano dell'Ottocento, anche di pregio. Le si trova in vendita a cifre importanti, cosa che mi ha mandato un po' nel panico. Perché? Perché io l'ho comprata per pochi euro, convinta che fosse una stampa senza valore. Vabbè, quello l'avrei sistemato o l'avrei gestito quello. Però poi ho detto, ma siamo sicuri? Come faccio a capire che questa davvero è un acquaforte e non una stampa? Quindi un po' ho studiato e in realtà gli elementi per distinguerla li ho trovati da sola. Poi sono andata in realtà da un signore che conosco, restauratore da tutta la vita, adesso in pensione, che ogni tanto mi supporta quando arrivo con le domande legate al mondo dell'arte, perché io sono veramente poco competente in questo settore. E anche lui mi ha confermato che no, questa è una stampa comunissima, quindi va benissimo per fare il lavoro che voglio fare, non sarebbe nemmeno andata bene una vera acquaforte, non avrei dovuto
pasticciarla, avrei dovuto lasciarla così com'era. E invece no, possiamo proseguire. Non la sollevo perché in realtà l'ho già smontata, perché per andare a valutare ho dovuto aprirla e vedere delle cose, ma di lei vedremo tutto in un video dedicato. Con questo vi saluto, fatemi sapere qual è stato il ritrovamento di questa settimana che più vi ha ispirato, intrigato o interessato. Spero che questi video continuino a interessarvi. Fatemi sapere quale parte preferite, se quella dove trovo le cose o quella dove le riuso, che invece è una parte che a me in questo momento sta interessando tanto. Voglio un po' lavorarci per unire la mia passione per i mercatini dell'usato e della ricerca di oggetti vecchi alla mia passione per pasticciare, per produrre cose belle, partendo magari, perché no, da oggetti vecchi che se no non avrebbero più un'occupazione.